mondo del Super Naked e il nome Speed Triple è sicuramente uno dei più ricorrenti. Triumph deve sicuramente moltissimo a questa moto hooligan, chiamiamola così, che negli anni si è fatta molto amare, ma che ultimamente, ammettiamolo, era forse un po' in difficoltà a combattere con le moto di ultima generazione, a salire sul podio delle comparative. Poco male, a Hinckley hanno messo mano al computer e hanno completamente ridisegnato una nuova Speed Triple. Una Speed Triple mai così grossa di cilindrata, mai così potente, mai così leggera. In poche parole, mai così Speed Triple. E io sono venuto a Imola, tempo permettendo, per dirvi come va. Già, questa volta gli inglesi non si sono limitati ad aggiornare il progetto, ma sono ripartiti da zero, con in testa però tutto quello che deve avere a bordo una Speed Triple che si rispetti. Di lei vi ho già parlato a fondo nel video di presentazione in cui vi descrivo la moto per filo e per segno. Vi consiglio di guardarlo se volete approfondire ogni dettaglio. Oggi invece siamo a Imola per capire se davvero questa Speed è la più Speed di sempre, ma prima di partire un piccolo ripasso non fa certo male. Partiamo dal motore, dal 3 cilindri, del tutto inedito, del resto basta guardarlo per capire quanto sia più compatto del precedente nonostante la crescita di cilindrata. Invece quello che non si vede è quanto è più leggero rispetto al prima, ben 7 kg in meno. La cilindrata passa da 1050 a 1160 cm3, mentre la potenza cresce di 30 cavalli rispetto al modello precedente. Ora i cavalli erogati sono ben 180 a 10.750 giri e anche la coppia sale a 125 Nm. Non siamo al record di categoria, vero, ma è chiaro che con questo balzo la Speed si piazza nella zona caldissima del segmento delle Maxi Naked, segmento in cui peraltro nel 2019, nella nostra comparativa, aveva ben figurato anche la moto che oggi le lascia spazio. Il telaio d'alluminio è stato ridisegnato e ora è più compatto e leggero e ha un baricentro più basso, più spostato verso l'asse anteriore, quindi la guida cambia in particolare. La sella è ora 830 mm da terra, grazie a un motore più compatto è stato possibile ovviamente allungare il monobraccio lasciando invariato l'interasse a 1445 mm, che è molto compatto per questo segmento. A Hinckley hanno poi snobbato le sospensioni semiattive, ma hanno puntato in compenso sulla qualità estrema, scegliendo di montare, confermando quindi la scelta fatta in passato sulla 1050 RS, che si era distinta proprio in quel comparto anche al confronto di alcune semiattive, una forcella Öhlins Nix 30 e il monoammortizzatore Öhlins TTX 36, entrambi ovviamente completamente regolabili. Tutto Brembo, l'impianto frenante con le pinze stilema che mordono dischi da 320 mm, una bella pompa radiale a interasse variabili. Il peso si ferma a 198 kg in ordine di marcia, siamo 10 kg più leggeri rispetto alla precedente versione, la 1050. Una cifra interessante raggiunta anche non solo col motore più leggero, ma anche utilizzando componentistica particolare di cui fa parte anche per esempio la batteria al litio montata di serie. Ed è tutta nuova anche l'elettronica, ovviamente con la piattaforma inerziale a fare da supervisore a tutti i controlli gestiti da 5 riding mode che sono Rain, Road, Sport, Track e Rider, che è completamente personalizzabile come sappiamo, e c'è un nuovo cruscotto TFT da 5 pollici, finalmente con una grafica che mi piace, perché i vecchi cruscotti Triumph non è che fossero il massimo, invece con questo mi sembra che si siano rimessi assolutamente in carreggiata. Devo dire che aspettavo con ansia la prova della Speed Triple perché avevo un'aspettativa molto alta su questa moto, aspettativa che assolutamente non è stata delusa. Giornata un po' particolare perché avremmo dovuto provare la moto con pneumatici più adatti alla pista, diciamo, delle gomme in mescola, ma visto l'incertezza del metodo hanno deciso i tecnici Triumph insieme a Pirelli di darci la moto con le Pirelli Diabo Rosso 4, che sono rivelate gomme assolutamente fenomenali. Ancora una volta di più vi rimando la prova che abbiamo fatto sul sito, ma sono delle gomme davvero sorprendenti, quindi abbiamo guidato anche discretamente veloce e la Triumph mi è piaciuta. Non smetto di parlare delle gomme e cominciamo a parlare della moto. La Triumph mi è piaciuta molto, bellissima posizione di guida, grandissimo feeling fin da subito, un avantreno che senti, è una moto che ha un'attitudine alla guida sportiva sicuramente più elevata rispetto al passato e con un motore che è davvero grandioso per come eroga la potenza e per quanta ne eroga. Spinge fortissimo, sopra gli 8000 diventa veramente cattivo e soprattutto ha una spinta che non si esaurisce come faceva il 1050
molto prima dell'imitatore, ma la spinta continua imperterrita fino agli 11.500 giri. C'è davvero da divertirsi guidando questa Speed, che resta comunque una moto con attitudine più stradale che pistaiola. Non è, ripeto, una Street Fighter, anche se oggi in pista siamo riusciti a girare forte. Con questa 1200 si dispone di una spinta davvero cattiva, ma sempre pastosa, gestibile, con un controllo del gas perfetto, perché l'elettronica della Speed Triple 1200 RS funziona davvero molto bene, soprattutto quella della gestione del gas, che ha una connessione con la ruota posteriore perfetta, qualcosa a cui molti si dovrebbero ispirare. L'elettronica di controllo invece non prende il massimo dei voti, ma comunque si comporta molto bene. Più che altro mi viene da criticare l'anti-wheelie, che funziona in combinata con i riding mode e non si può regolare in modo indipendente, che è un pochino più rozzo rispetto a quelli provati su moto dall'attitudine più sportiva rispetto alla Triumph. Intendiamoci, stiamo parlando di livelli altissimi, ma in ogni caso un po' di seghettamento c'è anche in mappatura race, quando la ruota tende a puntare il cielo. Ma anche questo è in linea con l'attitudine stradale di questa moto, che non vuole essere una Street Fighter per definizione stessa di chi l'ha creata. Devo dire un risultato davvero interessante, mi dispiace non averla potuta provare su strada, ma lo faremo presto, spero, perché secondo me su strada questa moto qua è in assoluto una delle candidate a essere la miglior naked. In pista è una moto che ha fatto grandissimi passi avanti a livello di sportività, di frenata, di erogazione, e che comunque adesso si riesce a difendere anche dalle rivali più accreditate. A piacermi è stata anche la ciclistica, e su questo in parte non avevo dubbi vista la qualità che Triumph mette sempre sulle sue moto. Le Öhlins montate sulla Speed Triple 1200 sono davvero di altissimo livello. La Forcella in particolare è una delle migliori che si possono trovare su una moto attuale. Mi era già piaciuta un sacco sulla 1050, mi è piaciuta tantissimo sulla 1200 RS perché è perfettamente tarata, sensibile al click, parte alla minima sollecitazione e offre un controllo durante l'escursione davvero encomiabile. Triumph dimostra quindi che non è per forza necessario affidarsi su moto del genere a sospensioni elettroniche, ma scegliendo componenti di altissima qualità si riesce comunque ad ottenere un risultato eccellente. Stessa cosa per l'impianto frenante, strapotente, super gestibile, con una leva che non tende mai a perdere tono, davvero siamo al top. Anche per quanto riguarda l'ABS, mai un cenno di pulsazione, nemmeno nelle staccate più impegnative, e a Imola, quando si arriva alle varianti, non si scherza. Segno di una taratura ottimale anche tra i cordoli. La sensazione che hai guidando la Speed è di avere sempre tutto sotto controllo. L'erogazione è pastosissima, ha un tiro anche sotto i 3000 giri da toro, praticamente senti più il motore rispetto alla 1050, grandi medi, molto spalmata fino a tutti, fino al limitatore, quindi davvero un ottimo risultato. E il cambio, per essere un cambio Triumph, perché Triumph non è mai stata mai eccelsa nei cambi, qui siamo anche in quel caso lì abbiamo fatto davvero un alto livello. Quello che mi ha sorpreso è la sua pastosità di utilizzo, quindi la senti sempre bene in mano, non è mai troppo nervosa, anche senza l'ammortizzatore di sterzo bisogna avere attenzione di non tirare troppo il manubrio, ma è molto veloce a cambiare nelle varianti, a cambiare direzione. Tutta quell'inerzia che aveva la 1050 qui è quasi scomparsa. E il motore aiuta moltissimo, tra l'altro, in pista, perché avendo un arco di erogazione così ampio rispetto al 1050, che finiva sempre troppo presto e finiva sempre per avere la marcia un po' sbagliata, cioè un po' fiacco con la marcia lunga, un po' corta la marcia corta, qui hai sempre la marcia giusta per poter guidare anche su un tracciato impegnativo come Imola.
bentornata Speed, adesso te la puoi davvero giocare ad armi pari con gli altri, il prezzo è molto interessante perché è sotto i 18.000 euro e qui c'è tutto quello che serve e credo che insomma ci sarà da divertirsi in questo segmento con gli ultimi nuovi arrivi, compresa la nuova Speed Triple. Voi ditemi cosa ne pensate della nuova Speed Triple, ne abbiamo già parlato ampiamente, ma adesso dopo la prova vi aspetto qua sotto nei commenti. Al prossimo video.